Ciao, sono Davide. Oggi prepariamo la gorgonzola. Allora, non sarà un procedimento velocissimo, ci vorrà un pochino di tempo, quindi si comincia già 2 giorni prima della produzione del formaggio, partendo con la produzione dello starter, del siero innesto che poi andrà nel latte quando sarà fermentato. Ci sono due maniere che io conosco per poter far partire tutto il discorso delle muffe nel gorgonzola. Uno è quello che potete acquistare anche su internet o anche in un qualche caseificio, una bustina che si chiama starter per il gorgonzola, dove all'interno c'è una polverina che innesca le muffe e vi aiuta a far formare il gorgonzola o la gorgonzola, come preferite. L'altro è quello di andare ad acquistare una bella fetta di gorgonzola e scioglierla nel latte, ed è quello che andremo a fare noi. Allora, io utilizzerò una bella fetta di gorgonzola, utilizzo la gorgonzola Angelo Croce perché è quella che mi piace di più al momento, e quindi mi piacerebbe che la gorgonzola che vado a fare più o meno abbia lo stesso sapore. È una fettina che è 3,5 etti, vado a tirargli via la crosta, quindi ne rimarranno circa 3 etti. Ecco fatto. Naturalmente togliete tutta la carta stagnola che c'è sopra e tutta la crosta esterna. A questo punto vado a dividerlo un pochettino a pezzettini più piccolini, così sarà più facile farlo sciogliere nel latte. Il latte che andrò ad utilizzare è un latte fresco intero del banco frigo. Prendete quello più grasso che trovate, guardate nell'etichetta. Ad esempio questo qua è un latte che ha il 3,6% di grassi e va benissimo. Perfetto. Allora, prendete un bel recipiente capiente, un becker, adesso io utilizzo questo qua che avevo comodo. Su 300 grammi di formaggio vado a mettere 400 ml di latte, vado a inserire dentro i miei cubetti di gorgonzola, poi prima di andare a mescolare il tutto lo lascerò dentro 10-15 minuti, un pochettino che si ammorbidisca, poi vado a mescolare. Bene, comincio a mescolare. Bene, c'è qualche pezzettino rimasto, non succede niente. Allora, a questo punto prendete un pezzettino di pellicola trasparente, chiudete il tutto e lo lasciate 2 giorni fuori frigo a temperatura ambiente. Vedrete che questo liquido avrà una reazione, si separerà, si creeranno delle muffe, andremo praticamente ad attivare le muffe, sperando che prolifichino e si moltiplichino, ecco. Allora, ci vediamo fra 2 giorni quando cominciamo a fare il formaggio. Allora, abbiamo le muffe che hanno prolificato. Dopo 48 ore la situazione è questa qua. Vediamo che praticamente si è, adesso io l'ho mosso, però si è separato, tutta la fermentazione si è separato dal siero. Adesso, prima di andarlo a inserire dentro il latte, vado a rimescolare il tutto in maniera che non ci siano pezzettoni o pezzettini di formaggio magari rimasti, siamo sicuri che si sia sciolto. Bene, comunque sia, per sicurezza lo andiamo a mettere dentro a latte caldo, e così non ci sono, scongiuriamo
il problema dei pezzettoni. Va bene. Allora, gli ingredienti successivi sono la panna, mezzo chilo di panna, 250 e 400 grammi di yogurt magro naturale, e vabbè, naturalmente c'è il latte. Ho deciso che ne farò 20 litri, così se riesco ne faccio o una forma bella alta o due un pochino più piccoline. Sono riuscito a trovare questo latte, vedete, è particolare perché nel cartone è il latte che di solito si usa in gelateria. Sono riuscito a trovarlo a un prezzo discreto e dentro c'è un sacchetto che contiene il latte, insomma non ci sono le bottiglie, quindi costa un pochino meno. Grosso modo vi dico già il prezzo, 70 centesimi al litro. È latte intero, fa 3,6 grammi di grassi. Se fosse stato 3,8 sarebbe meglio, ma va bene, accontentiamoci. Allora prendo la pentola, per questo quantitativo come vi dicevo devo usare quella d'alluminio perché in acciaio non ce l'ho così grande, e vado a versare il latte per poi portarlo a 40 gradi. Allora ho il pentolone sul fuoco, mi raccomando 40-42 gradi al massimo, tenetelo mescolato, usate un fuoco dolce, non fortissimo, perché comunque vedrete che in 10 minuti, un quarto d'ora riuscite ad arrivare a temperatura tranquillamente. Lo porto a temperatura per poi andarci a inserire gli altri ingredienti. Terrò un pochettino più alta la temperatura, che di solito sono i 37 gradi per la cagliata, lo tengo leggermente più alta perché dopo, andandoci a inserire la panna e lo yogurt che sono freddi da frigo, la temperatura si abbasserebbe e quindi non abbiamo più i 37, quindi lo tengo 40-41, così più o meno arriviamo a temperatura corretta. Allora il latte si è scaldato, è arrivato a 40 gradi, 41 per l'esattezza. Vado a versarci il siero innesto. Perfetto. Bene, ci mettiamo lo yogurt. Ho detto 400, ma io ce lo metto tutto 500, non ci sono problemi. Lì. E poi la panna. Perfetto. Adesso una bella mescolata. Utilizzerò una frusta. Cercherò di far sì che si amalgami bene, si mescoli il tutto nel migliore dei modi. Benissimo. Allora, non è ancora il momento del caglio, è il momento di metterci il coperchio e aspettiamo almeno una ventina di minuti che tutto il nostro composto si vada ad assestare. Quindi fra 20 minuti andremo a inserire il nostro caglio. Bene, passati 20 minuti ci troviamo in questa situazione qua. Andiamo a metterci il caglio. Allora, il caglio, io utilizzo caglio liquido, caglio di vitello naturalmente. Questa qua è una versione che bastano, qua dice versare da 7 a 15 cc ogni 100 litri di latte. Io ne verserò 3,5 cc che mi sono già preparato e poi ci do una bella mescolata. Così. Bene, a questo punto fermo il latte, fermiamo il senso rotatorio. Allora, non l'ho detto ma l'ho già provato, è comunque 37 gradi precisi, a questo punto è 37 gradi. Coperchio.
ci metto sopra un paio di canovacci per fargli mantenere il calore, così, e direi che ci possiamo vedere fra 40 minuti. Bene, guardate, la cagliata si è formata, adesso andiamo a fare il taglio, solito taglio, facciamo dei pezzettoni abbastanza grandi. Allora, adesso ci mettiamo il coperchio, lo lasciamo fermo un'altra ventina di minuti in maniera che la cagliata si possa staccare bene dal siero e poi dopo andremo a recuperarla per metterla in fuscella. Ok, andiamo a controllare se si è staccata bene dal siero. Proviamo a muovere la pentola, se vedete che ci sono tutti i cubettini che si muovono e si sono staccati. A questo punto vado a darci una mescolata per rompere ulteriormente la cagliata, perché non andrà a pezzettini piccoli ma a pezzi leggermente più grossi del primo osare. Allora, un altro po' di pazienza, altri 10 minuti di attesa e poi andremo a metterla in fuscella. Ci rimetto il coperchio. Così abbiamo fatto la seconda rottura. Allora, siamo pronti per andare a passarla in fuscella. Allora, come avete visto mi sono preparato due fuscelle leggermente più piccole. Queste qua sono larghe una spanna, ma comunque in descrizione vi metterò le misure di queste due fuscelle. Andrò a riempire queste due fuscelle. Se vedo che la cagliata è molta, mi sono preparato una fuscella più grande. Vorrei evitare di fare una forma molto grossa perché dopo è un pochino più difficile da gestire successivamente nelle diciamo 5 settimane di stagionatura. È preferibile farle più piccoline perché qua non c'è materiale professionale, però se proprio vedo che vengono piene vado a fare quella più grande, me la tengo pronta. Allora niente, con molta delicatezza andiamo ad estrarre meno siero possibile, perché poi più siero ci lasciate dentro e più dovrà sgocciolare successivamente la formina. Quindi con calma, è un lavoro che ho fatto con molta delicatezza. Mi sono preparato un vassoio con sotto la solita griglia per rialzare le fuscelle in maniera che il siero sgoccioli sotto e la cagliata non rimanga a contatto con il siero. Bene, allora ho concluso, sono riuscito a riempire 3 fuscelle, però questa qui che è venuta è molto più piccolina, adesso non so se si riesce a vedere, probabilmente la dovrò utilizzare per andare a rincalzare queste qua perché una volta che sgocciolano si abbassano parecchio, quindi nel giro di un'oretta se vedo che si abbassano ancora utilizzerò questo qua da mettere sopra da poter ottenere almeno un gorgonzola abbastanza spesso, anche se piccolino ma abbastanza spesso. Allora adesso il passo successivo è questo qua, il siero è ancora caldo, vado ad appoggiarci sopra una griglia e ci metto sopra le mie fuscelle, cercate di centrare la pentola. Ok, poi le vado a coprire con un canovaccio, anzi 2,
questa maniera, che così il calore del siero che è rimasto dentro la pentola aiuterà a sgocciolare i nostri formaggetti, li farà sgocciolare bene e gli darà una leggera stufatura esterna, aiuterà un pochettino la crosta a formarsi e all'attivazione delle famose muffe e dei batteri che abbiamo inserito all'interno del formaggio. Li lasceremo così fuori a temperatura ambiente per 24 ore, quindi domani a quest'ora ci ritroviamo e vediamo il passo successivo. Allora, passata la notte sopra il siero caldo coperto, ci troviamo in questa situazione qua. Allora, la fuscella, quella che ho riempito, quella alta, l'ho già distribuita perché in un paio d'ore è calato parecchio. L'ho aggiunta e vedete, oltre a quella aggiunta lì è tornata a calare ancora. Io direi che così si è già abbastanza asciutto, qualcosa deve ancora perdere di siero, ma proprio veramente poca roba. Allora, adesso il passo successivo è quello di metterlo, io lo metto dentro un secchio chiuso ermeticamente per altre 24 ore, così com'è, senza toccarlo, perché si era assodato, però andarlo a girare adesso c'è il rischio che mi si rompa, quindi aspetterei altre 24 ore prima di andarlo a movimentare. Quindi, per evitare che ci vadano insetti, l'aria, comunque la temperatura dell'ambiente, siccome deve stare fuori frigo, vada a ingiallire il formaggio o comunque a creare che si appoggino insetti, insomma, che non va bene, insomma, lo metto dentro un secchio, ci metto uno spessore sotto, uso un'altra fuscella e vado a inserirlo qua dentro e lo chiudo ermeticamente, insomma, chiuso bene in questa maniera. Ecco fatto. È uguale anche per quell'altro. Adesso io ho questi due secchi qua, se poi voi avete qualcosa di più contenuto, più piccolino, utilizzatelo, perché poi dopo a un certo punto sarà da mettere anche in frigo, sempre nel secchio. Adesso io ho dei frigo abbastanza grandi e quindi non ho problemi, però immagino che a casa ci possono essere dei problemi, quindi magari trovatevi un secchiello, magari quelli tipo da pittura, oppure comunque li vendono anche alimentari, non ci sono problemi, si trovano secchi con il coperchio. Bene, chiudo anche questo e poi dopo ci vediamo domani, che andremo a fare la giratura e la salatura del gorgonzola. Andiamo a vedere come è messo il formaggio. Ha prodotto altro siero, non tanta roba, però un pochettino l'ha fatto. Si vede un po', poca roba, però l'ha fatto un po' di siero. Adesso siamo pronti per la salatura e il giro del formaggio, andarlo a girare. Vedete anche qua? Perfetto. Allora, è diventato molto più sodo, come potete vedere. Adesso vado ad estrarlo delicatamente dalla fuscella. Ecco qua. Metto un pochettino di sale grosso sotto. Metto il sale grosso perché ha una persistenza maggiore, dura un pochettino di più, ci mette più tempo a sciogliersi. Ecco, e poi andiamo a mettere anche sopra. Non c'è un dosaggio, io ricopro la parte sopra abbondantemente. Allora, una volta salate le nostre gorgonzole, le vado a rimettere dentro ai suoi secchi. Le lascio qua dentro coperte per altre 24 ore, quindi domani le torno a rigirare dall'altra parte. Le richiudo e le lascio per tutta la settimana sempre fuori frigo, a temperatura ambiente. Temperatura ambiente vuol dire
18-20 gradi, ok? Non di più. Se va oltre cercate un posto più fresco. Alla fine della settimana ci rivediamo che andiamo a praticargli i fori per far prolificare le muffe internamente. Allora, è passata una settimana, vi faccio vedere a che punto siamo. Li tiro fuori, anzi, le due gorgonzole, le appoggio qua così si riesce a vedere bene. Qua c'è un po' di siero che vado a vuotare, così lavoriamo sempre abbastanza puliti. E questo qua è il risultato del gorgonzola. Dopo una settimana si è rassodato, è diventato sodo e c'è già le prime muffe esternamente. A questo punto andiamo a fargli i forellini dentro, all'interno del formaggio, per far sì che la muffa prolifichi all'interno. Adesso li faccio prima da questa parte, utilizzo uno stuzzicadente, poi li andrò a fare anche dall'altra parte. Andiamo dall'esterno, giriamo attorno, facciamo un cerchio, così siamo abbastanza precisi. Così, per poi andare a finire al centro. Allora, a questo punto le rimettiamo dentro i suoi secchi e le andiamo a riporre in frigorifero. Allora, in frigorifero bisogna ogni 2 giorni tirarle fuori dal frigorifero e andarle a rigirare dentro alla fuscella. Per 2 settimane va lasciata dentro la fuscella e in frigo. Passate queste 2 settimane da adesso, quindi saremmo già alla terza settimana, possiamo estrarre il gorgonzola dalla fuscella, metterla su un piattino, sempre magari lasciandola dentro al secchio chiuso ermeticamente e in frigo. Alla terza settimana è sufficiente andarla a girare una volta o 2 alla settimana in tutto, però quando la andate a rigirare la tirate fuori dal frigo e la lasciate respirare fuori dal frigo per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, fino ad arrivare alla quinta settimana, che poi si valuterà se è abbastanza cremoso, se è ancora sodo. Dopo si deciderà se proseguire con la stagionatura magari un'altra settimana o qualche giorno, oppure fermarsi e degustare il gorgonzola. Allora vi faccio vedere come andiamo a liberare le nostre forme di gorgonzola. Guardate come che bella muffa che hanno fatto. Adesso le girerò, le vado a mettere, tolgo i secchi, li metto in un contenitore un pochettino più gestibile, le posso mettere insieme e in occasione della girata le lascio fuori all'aria aperta per circa un quarto d'ora. Poi dopo andrò a richiudere il contenitore e lo ripongo in frigo per i rimanenti 10 giorni, perché ormai siamo all'inizio della quarta settimana e mancano circa 10 giorni a fine stagionatura. Quindi della fuscella non ne abbiamo più bisogno. Guardate che spettacolo. Quindi in un contenitore dove sotto ho già riposto una griglia, ce li adagio. Il profumo è quello del gorgonzola. Chi lo chiama profumo, perché c'è proprio un bel odore forte, però è quello del classico gorgonzola. Guardate che spettacolo.
Quindi la giriamo, e giriamo anche questa perché non l'avevo girata. Ecco qua, adesso le andiamo a coprire. Adesso le faccio riposare un quarto d'ora, però vado a metterci il coperchio, e per i prossimi 10 giorni comunque le tengo sempre girate una volta ogni 2 giorni, e gli faccio prendere aria quei 15 minuti fuori dal frigo. Per tutto il resto sempre frigo, temperatura a 4 gradi, il frigo di casa va benissimo. Ci vediamo alla fine che facciamo la prova assaggio. Dopo 5 settimane di coccole andiamo a fare la prova taglio del gorgonzola. Guardate, questo è il risultato. Direi che siano pronte. Adesso ne tagliamo una, andiamo a vedere. Tagliamo questa qua che è più morbida, ma sono morbide tutte e due. Ma si è rotta naturalmente. Vabbè, sarà la prova assaggio. Direi che il profumo c'è. Il profumo c'è, e adesso sono proprio curioso di andarne a sentire un pezzettino. Così, senza niente. Ho preparato il pane, però buonissimo, c'è proprio il profumo tipico. Allora, una soddisfazione incredibile, non vi potete immaginare. È buonissimo, è una cosa da giù di testa. Allora, buonissimo, ma veramente buono. C'ha quell'acidità, c'ha quel gusto. Adesso lo sentiamo anche col pane, naturalmente. Pane pugliese. Andrebbe scaldato, ma ce ne faremo una ragione. Non abbiamo tempo. Guardate, un cremino. Un cremino, vado a sentirlo. Una bontà fuori dal comune, veramente buono, ne è valsa la pena. 5 settimane, ma ne è valsa la pena, veramente eccezionale. Bravo Davide. Se avete voglia di farlo, ve lo consiglio, seguite i miei passaggi, otterrete questo risultato che è veramente eccezionale. Eccezionale veramente. Guardate che cremoso. Poi più lo lasciate, più arriverà a fare la goccia. Vedete già qua al centro la fa. Uno spettacolo. Va bene, non mi dilungo più di tanto perché il video è già durato un sacco, quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Se l'avete guardato tutto il video e siete arrivati a questo punto, vuol dire che eravate proprio interessati a farlo. Va bene, quindi io vi ringrazio, vi lascio gli ingredienti in descrizione, magari anche la procedura. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qua, attivate la campanella se volete ricevere le notifiche di nuovi video o di qualche diretta che andrò a fare magari
più avanti. Un saluto da Davide e direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao a tutti!